State? Spero bene, spero bene. Allora, come sempre lo sapete, prima di iniziare, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina per non perdere tutte le prossime novità. E poi, come sempre, lo sapete, nella pagina principale del mio canale di YouTube trovate il collegamento, ecco così si vede meglio, il collegamento per andare direttamente sul mio sito internet, nel quale trovate ovviamente maggiori informazioni. Quindi pagina principale del mio canale, sotto il mio nome trovate il collegamento. Allora, volevo rispondere a una domanda che ho ricevuto sul canale YouTube, e ovviamente la domanda è questa qua. Allora, aspettate che la trovo. Ecco. Allora, l'attestazione di svantaggio ai fini ADI deve essere rinnovata? Domanda. Ovviamente questa è una diretta live che poi verrà caricata successivamente sul canale in replica, quindi tutti quanti poi la potranno vedere in replica anche successivamente, quindi non ci sono problemi perché non vi perderete nessun aggiornamento, ok? Allora, l'attestazione di svantaggio ai fini ADI deve essere rinnovata? Domanda. Ai fini dell'assegno di inclusione, la condizione di svantaggio è estremamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi sociali nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia e o del progetto di assistenza individuale nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. Alla scadenza del programma di cura e assistenza, quindi, viene meno il riconoscimento della condizione di svantaggio. Pertanto, il beneficio decadrà nei casi in cui la condizione di svantaggio sia stata determinata per l'accesso al beneficio, o verrà ricalcolato se la condizione di svantaggio ha impattato solo sulla scala di equivalenza, ma nel nucleo sono presenti uno o più componenti minorenni di 60 o più anni di età o con disabilità accertata ai fini ISEE che determinano il diritto al beneficio. Il Ministero qui tende a precisare che nel caso in cui si concorde la proroga del programma con i servizi competenti, il beneficiario dovrà presentare l'ADICOM esteso, barrando l'apposita dicitura e indicando il termine della nuova decadenza del programma. L'INPS, una volta recepita l'informazione, avvierà le necessarie procedure di controllo. C'era un'altra domanda anche qua, c'era anche un'altra domanda che mi era stata fatta, dove diceva questo. Allora, ciao Salvatore. Allora, eccola qua. Parliamo di scadenze, va? Così non ci perdiamo, ok? Anzi, non di scadenze, parliamo di pagamenti, va? Così almeno siamo sicuri. La ricaricadi al 24 di ottobre perché il 26 è domenica. Cioè, speriamo. Allora, questa persona mi ha commentato così, no? Cioè, la ricaricadi è il 24 di ottobre perché il 26 è domenica, speriamo. Allora. Partiamo dalle date così siamo sicuri. Il pagamento ordinario dell'assegno di inclusione ADI, lo sapete, è fissato dall'INPS intorno al giorno 27, quindi ci sono delle scadenze ben fisse, ben chiare, ok? E da lì praticamente non si scappa, E allora, facciamo così, dato che domenica 26 ottobre e sabato 25 ottobre non sono giorni bancabili, è molto probabile che l'accredito venga
anticipato, ok? Venga anticipato. Quindi la data probabile per l'anticipo è proprio il 24 di ottobre, ok? A sto punto, anche se il giorno ufficiale è il 27, sappiamo che spesso l'INPS procede con le date di pagamento qualche giorno prima, quindi permettendo a questo punto in molti casi l'accredito effettivo intorno già dal 24, ok? Allora il 24 è venerdì, ok? A sto punto voi lo sapete già, ciao Armando, voi lo sapete già, dovete registrarvi al mio canale, attivare anche la campanellina, almeno così quando ci sono delle novità YouTube vi avvisa immediatamente, ok? Ciao Massimo. E quindi è facile che se io prendo il calendario di pagamento, ecco qua, se io prendo il calendario ufficiale di pagamento, allora per i nuovi, per i nuovi, io ho riportata qui sotto la data del 15 di ottobre, che è un mercoledì. A sto punto credo che se guardiamo il calendario, diciamo è mercoledì, non questo, cioè quello mercoledì 15, ok? Per i nuovi, quindi chi ha fatto domanda nuova, chi ha fatto la domanda nuova, cioè i nuovi, ecco così. Per i vecchi, che io dico sempre vecchi percettori, perché sono, diciamo, i vecchi percettori, no? Cioè chi riceve il pagamento successivo al primo, chi già riceveva il mese scorso, insomma. Ciao Flavia! Quindi la data è quella del 27. Questo è il calendario ufficiale, attenzione, questo qua è il calendario ufficiale. Poi non è detto che venga anticipato al 24, non è detto, però considerando che dal 27 al 31, ok? Ci sono 5 giorni e quelli sono i classici giorni fissi, classici 5 giorni fissi che hanno le poste per pagare tutti quanti, ok? Siamo vecchi giovani, ecco, brava Maria Laura, considerando i 5 giorni, a sto punto, secondo me, potrebbe anche essere che effettivamente venga fatto tutto al 27, proprio 27, quindi 27, 28, 29, 30 e 31, considerando che poi tra l'altro il 31 è pure venerdì, io credo che a sto punto potrebbe essere proprio il 27. Adesso sul 24 ho dei dubbi, però visto che ormai l'INPS ci ha abituati all'anticipo del pagamento, secondo me potrebbe anche essere il 24, non so, voi cosa ne pensate? Scrivetelo qui sotto nei commenti così ci ragioniamo tutti insieme. Poi aspettate un'altra cosa, c'era un'altra domanda, anzi no, questa qua, magari questa domanda qua che ho ricevuto sempre sotto un commento sotto i video, magari la rimandiamo alla prossima diretta live, tanto possiamo farne quante ne vogliamo. Ah, ecco, lo dico per i nuovi arrivati, ok? Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina, così sapete appena ci sono delle novità, non vi perdete niente. È importantissimo. E se volete maggiori informazioni sulla pagina principale del mio canale, quindi andate nella pagina principale del mio canale, trovate il collegamento al mio sito internet. Tra l'altro, adesso ve lo dico così in anteprima,
Tra l'altro, sul sito internet ho messo in vendita una parte delle maglie che io, queste maglie, le felpe che io utilizzo all'interno dei video, perché dopo un po' non le uso più, quindi a un certo punto le metto in disuso e quindi le metto in vendita su eBay. E se vi piacciono le maglie, basta che andate sul mio sito e le trovate tutte in vendita, ok? Ovviamente a prezzi stracciati, perché però sono le maglie originali. Poi, se avete altre domande, lo sapete, potete commentare qui sotto, che io i commenti ve li leggo tutti e quando possibile cerco di rispondervi, ok? Bene.